Perché usi la bici a Milano, Andrea? Perché è un metodo sicuramente molto comodo, divertente e spesso anche il più veloce per spostarsi in un posto tendenzialmente piatto senza grosse difficoltà, a parte ovviamente quel gran casino di macchine. La bicicletta la uso tutto il giorno per qualunque tipo di spostamento che io debba fare. Vabbè, in più io lavoro di notte, quindi la bicicletta è fondamentale. Il modo più veloce per spostarsi, è molto economico, molto autonomo tra virgolette, nel senso non sono legato ai tempi dei mezzi pubblici, non sono legato al traffico, non sono legato all'Ecopass, posso muovermi quando voglio, come voglio, anche a tarda sera, in perfetta autonomia e velocità. Al lavoro per andare a bermi le birrette, per andare a trovare gli amici, per vivere quotidianamente. La uso tutti i giorni per andare e tornare dal lavoro, questo è proprio programmatico e per ogni spostamento all'incirca, anche quelli serali. Io per esempio ho iniziato a scoprire Milano, dove da anni e anni capitavo tutti i giorni, solo nel momento in cui ho avuto una bici, perché in effetti trovarsi a poter soffermare lo sguardo su quell'edificio piuttosto che su quello scorcio è un regalo che vivendo in metropolitana o in macchina non te ne rendi conto. Poter scegliere come muoversi, quando muoversi, fermarsi un momento. Questo è proprio il bello della bicicletta, questo senso di libertà. In realtà io Milano l'apprezzo con i suoi ostacoli, con le sue magagne, col suo traffico, con i suoi marciapiedi, col suo pavé terribile. Ci sono i giorni che apprezzi quando non c'è traffico, inizi a sgamarti, inizi a pensare le strade dove ci sono i semafori, le strade dove non ci sono. Mi rendo conto che viabilisticamente parlando è una però se riesci a muovertici bene è troppo divertente. Monto e riparo biciclette, le mie biciclette le ho montate tutte io, sono diciamo il prolungamento di me stesso. Ed è il mio unico mezzo di trasporto, sempre e comunque. Io vado tutto il giorno in bici, quindi io sono un ciclista che per me la bicicletta sono le mie gambe, non sono mai in giro senza la mia bicicletta. Il mio stile di guida varia, nel senso che ci sono dei giorni, c'è il sole, sono scazzata, allora prendo la Saltafos e vado relativamente tranquilla. Poi non sono quella con la bici da passeggio che si ferma in coda dietro le macchine, però comunque vado 15 all'ora, mi guardo attorno con la musica, mi faccio i cazzi miei, passo per il parco, allungo la strada. Passando a 200 all'ora in mezzo alle macchine mi diverte anche un sacco. Come guido abbastanza tranquillo, non sono sicuramente un paranoico della velocità, vado con una single speed con un rapporto molto dolce che mi permette di fare, magari frullando tanto. Quando vado in bici penso al motivo per cui io sono così tanto legata a questo mezzo di trasporto. Non è neanche per un discorso ambientalista, fra virgolette, anche se sono completamente d'accordo. Penso che per me l'andare in bici è il sinonimo di libertà. Puoi raggiungere qualunque posto nel minor tempo possibile, in realtà seguendoti la strada che tu ti scegli.
Critical Mass begins in 1992 in September, and it wasn't created by one person. That's not possible. It was created by many people together. That was really the goal. It wasn't about stopping traffic or blocking traffic. It still, in my opinion, has nothing to do with that. It's about changing how the streets are used, and particularly changing how public space is used, because public space in the United States there's almost none of it. You have here the piazzas and big wide streets with sidewalks and places for people to meet and sit on a bench and talk. We have very little of that. So Critical Mass was about taking the space away from private automobiles and making it available to whoever came on the ride for a new experience of city life, a new way of understanding the city, of smelling the city, of tasting the city, of hearing all the little bells and being in conversation with total strangers, new beautiful people who you meet as you ride along. And it was magically true. We did not know if it would work. We just thought, let's try. We would get together, we ride home. And we did. We went straight to the bar on the first ride. And it was very short. It didn't last more than 40 minutes. But it was so exciting. We were so happy. And we said, we'll do it again next month. And we did it, and we did it, and we did it. And now it's 18 years old. It's spread all over the world. I ciclisti, nonostante se ne vedano sempre di più in giro, sono ancora un po' gli strani animali. Milano potrebbe essere veramente il posto perfetto. Non so se a Berlino si riesce a viverla meglio come ciclista per la presenza delle piste, oppure per il fatto che non sei considerato una bestia strana, o forse poi il fatto che tu non sia considerato una bestia strana fa sì anche che poi vengono fuori le piste. Il fatto di poter caricare la bici sui mezzi pubblici. Sono andata in bici in parecchie città europee, Berlino, Copenaghen, città mega servite sotto il punto di vista ciclistico. A parte Berlino, che in realtà è promiscua la circolazione, già Copenaghen io l'ho odiata. Piste ciclabili, ciclisti, 100 segnali, mi sembrava di andare in macchina però in bicicletta. Andare in bici a Milano secondo me è figo, perché ogni volta che devi andare in un posto tu prendi la tua bicicletta ed è come essere in un videogame. Tu esci e sai che rischi sempre la tua sportellata dalla macchina, rischi il sorpasso brutto, rischi di beccare il pedone pirla che ti vuole attraversare la strada davanti. Una città che non è fatta per andare in bici, ma che può essere tranquillamente attraversata in bici perché non è tanto grande e alla fine si può fare, certo, si potrebbero fare tante cose per renderla più utilizzabile. Basta andare nel traffico a Milano che veramente ti sale l'adrenalina, con le portiere che si aprono, eccetera, che la gente che gira a destra che ti fanno cadere, destra, sinistra, non mettono la freccia, insomma. Il fatto di andare in bicicletta come una cosa naturale, ma non conflittuale né coi pedoni ovviamente, ma neanche con le macchine alla fine. Sorpassanti a sinistra e mandano la gente. Io non so fischiare, quindi uso un sacco la voce, gli urlacci alla gente pazzeschi. A me piace andare forte in bicicletta, no? Perché mi piace andare più veloce possibile alle macchine. Idee che sono applicate soprattutto all'estero sono tante, che potrebbero facilitare la vita di noi ciclisti, la linea d'arresto per le biciclette ai semafori avanzata rispetto a quella delle macchine. È un'altra idea semplice che potrebbe applicata in alcune città europee, quella che le biciclette possano andare contromano in
in alcune strade a senso unico. E andare contromano è forse il modo più sicuro per andare in bicicletta, perché le macchine te le vedi arrivare, si stabilisce anche quel contatto visivo con l'automobilista, quell'ok, quel non ti stringo, non ti ammazzo. Il bike sharing andrebbe potenziato, cioè non è possibile che il bike sharing si riduca alla cerchia interna della città. Il primo bike sharing che c'è da casa mia è 25 minuti a piedi. Le piste ciclabili sono una roba carina, però non sono la svolta, perché le piste ciclabili non potranno mai essere capillari e i ciclisti avranno sempre bisogno di vivere in mezzo al resto. Però il fatto dell'avere un po' più di rispetto per i ciclisti, al di là delle piste, quello è proprio una questione culturale. Bisogna affrontare un'inciviltà e una non solidarietà da parte delle altre persone che si muovono, autisti, anche i pedoni. I pedoni spesso non capiscono che siamo dalla stessa parte. Andare in bicicletta è andare a piedi un po' più veloci. Bella e seducente, è solo mia, sempre più attraente, non resisto e così. La ciclofficina della Stecca è uno spazio autogestito dedicato alla cultura dell'autoriparazione della propria bicicletta. Al suo interno si trovano strumenti e conoscenze che vengono messe a disposizione di tutti gli utenti per superare qualsiasi problema, da una semplice foratura al rifacimento di un movimento centrale, dalla raggiatura di una ruota alla sostituzione di un cavo freno. Il tutto in puro spirito do it yourself. Pedalare, 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 pedalare. Con la sua meccanica semplice e perfetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. L'esperienza delle ciclofficine è sicuramente una cosa molto importante. Nasce tutto dal fatto del riscoprire l'esigenza della condivisione. Con il campanello, col cestino e la pompetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Non solo del fatto del mettere tutti in condizione di avere delle bici ben funzionanti, ma di puntare sul fatto più ci si incrocia, più scopriremo trucchi, cose utili, percorsi anche. Plano e galleggio sulla mia bicicletta. Da quando nel 2001, se non erro, al Bulk è nata questa prima esperienza, c'è stata una vera e propria gemmazione di esperienze più sul genere appunto dell'autoriparazione, della condivisione, lo vedi, lo fai, lo insegni. E secondo me questo è oggettivamente una delle poche cose che a Milano è cresciuta. Pedalare, 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 pedalare. Per un mondo più pulito questa è l'unica ricetta. Vola, vola, vola sulla bicicletta. Contro la cultura del consumo usa e getta. Vola, vola, vola sulla bicicletta. Se vuoi essere felice come un tempo dammi retta. Vola, vola, vola sulla bicicletta. Puoi viaggiare in tondo oppure andare in linea retta. Vola, vola, vola sulla bicicletta. Vola sopra il traffico, vola sullo stress. Vola sull'asfalto, sul sterrato, sul pavè. Fa bene allo spirito, benissimo all'ambiente. Non esiste mezzo di trasporto più efficiente. Se incontro una salita e la storia si fa attesa, prima ancora che sia finita già pregusto la discesa. Bando alla pigrizia, chi con largo all'allegria. Tutti in sella a pedalare in compagnia. Veleggio, pedalo senza fretta. Plano e galleggio sulla mia bicicletta. Velocipede, che grande invenzione. Con la bici noi faremo la rivoluzione. Velocipede, che grande passione. Libera la mente, il corpo e l'immaginazione. Con la benedizione di Santa Graziella, santa tutelare di chi viaggia a pedivella. Niente più benzina, niente bollo da pagare. Tanta pasta asciutta e poi trazione muscolare. Velocipede, che grande invenzione. Bicycle,
I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.